Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetto allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare i mezzi guanti con i punti puff. Sono lavorati in un unico step. Prima si fa la fascetta che ricopre, diciamo, il polso con un punto elastico e poi il corpo del guanto. Sono con il punto puff, questi li rende i guanti particolarmente morbidi e caldi, e basta davvero pochissimo tempo e pochissimo filato. Allora si parte con una fascetta di maglia elastica di circa adesso vedo un attimo, non l'ho misurata, questa è circa 6 centimetri. Il mio polso è molto piccolo, quindi a me sono bastati semplicemente 28 giri di punto elastico per poter appunto avvolgere il polso. Una cosa che consiglio: non esageriamo con il numero di giri della fascia elastica perché poi tende a dilatarsi. Allora, cosa ho fatto? Io ho montato una catenella di 12 punti per le maglie basse e poi le ho lavorate in costa. Quindi partiamo insieme con la realizzazione delle prime righe del polsino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, al quale aggiungo una catenella e poi ripasso i miei 12 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vado piano perché con la catenella è abbastanza arduo. 8, 9, 10, 11 e infine la 12ª maglia. Ok, allora adesso nelle maglie successive noi dobbiamo andare a lavorare in costa retro tutte queste maglie che abbiamo. Mi alzo con una catenella, sto un pochino attenta solo a non mangiarmi i punti sottostanti. Allora rientro qui e vado a lavorare 1, poi tutti presi in costa retro, 2, 3, 4, 5, 6, poi 7, 8, 9, 10, 11 e infine la 12ª nel punto d'avvio, se la riesco a infilzare, ecco qui, 12. Allora continuo in questo modo, mi alzo di nuovo con una catenella, giro il mio lavoro sempre costa retro, ok, mai avanti, e vado a lavorare finché la fascetta, il polsino non aderisca, appunto non sia sufficientemente lunga rispetto al mio polso. Io, come detto, per il mio polso, io ho un polso come
detto prima molto piccolino, quindi mi sono stati sufficienti 28 giri per avere appunto la circonferenza del polso. Ci vediamo qui alla fine della realizzazione del polso. A dopo. Allora, una volta giunti alla lunghezza ideale, io l'avevo già piegato, facciamo la prova sul polsino, si chiude perfettamente. Io vi consiglio magari di fare un paio di giri in meno rispetto alla lunghezza stessa del polsino, perché la lavorazione poi tende sicuramente a dilatarsi. Adesso devo cucire insieme i due lati. Piego in questo modo la lavorazione, entro nel primo punto e vado a chiudere con delle maglie bassissime tutta, diciamo, la ampiezza del tutto, la larghezza, o meglio l'altezza del polsino. In questo modo si entra, e adesso con la camera mi diventa un pochino macchinoso, però dovete entrare in ogni singolo punto, andarvi a ricercare la maglia corrispondente sulla catenella e chiudere in questo modo, così avete una cucitura salda senza dover utilizzare l'ago. Soprattutto per chi come me non è che ami tanto cucire col l'ago. Allora, ci siamo. Questa è la stessa tecnica per fare per esempio i colli, per se noi vogliamo fare un maglioncino top down con un elastico al collo, facciamo prima una serie di giri appunto con queste maglie basse in costa per creare appunto l'elastico, e dopodiché in realtà è un'imitazione del, diciamo, del punto coste, mi sembra si chiami così, lavorato con i ferri. Quando noi andiamo a fare il punto elastico con i ferri è lo stesso concetto, ok? Una volta finita la mia cucitura, io cosa faccio? Giro il lavoro in modo che questo giro, se abbiamo avuto dei problemi, diciamo non siamo stati così precisi, venga all'interno della lavorazione. Una volta arrivati a questo punto, se noi siamo stati abbastanza precisi nella lavorazione, possiamo partire già con la realizzazione dei punti puff, della decorazione del guanto, altrimenti converrebbe fare un giro di maglia bassa in modo da compattare l'elastico e quindi successivamente lavorare su. Però siccome appunto il punto puff è un punto corposo, si può procedere tranquillamente alla lavorazione. Salgo con 3 catenelle e nello stesso punto vado a realizzare il primo punto puff. I miei punti puff sono di 4 gettati. Il primo diciamo nell'inizio dei giri sarà costituito da 3 catenelle. Questo è il primo gettato, 2 e 3 sono 4 gettati sopra, chiudo così un'altra catenella punto puff nello stesso punto, 1 2 3 e 4, chiudo il mio punto puff. Allora filo sull'uncinetto, adesso devo saltare 3 punti di base, nel quarto farlo 1 2 3, vado nel quarto foro disponibile, vado a realizzare l'altra coppia di punti puff. Un attimo che qui l'ho preso male, cercate di prendere 2 gancetti in modo, diciamo, due punti di base della chiusura o dell'inizio delle maglie basse che avete sottostanti
punti per non dilatare il lavoro. 1, 2, 3, 4, chiudo così, chiudo, catenella di separazione, un altro punto puff ogni punto sottostante, 3 e 4. Allora, poi 1, 2, 3, vado nel quarto. Io con la mia mano, con il mio polso, devo ottenere, per avere un guanto identico all'altro, 9 punti di base. Ok, siamo lo rifaccio questo perché parlavo con voi di nuovo. Mettiamoci bene. 1, 2, 3, 4, chiudo così il punto puff, aggiungo una catenella. Prima ho detto una cosa non vera, allora in realtà non sono i 9 punti, 2, non sono 9 punti puff, ma 9 coppie di punti puff. Per realizzare il nostro guanto ci serviranno comunque alla base un numero dispari di punti puff, 1, 2, 3. Nel quarto punto vado a lavorare l'altra coppia di puff. Prendete 2, se non fate il giro di maglia bassa, prendete comunque 2 asoline per non dilatare appunto la maglia. Chiudo, catenella, altro punto puff nello stesso punto, 2, 3, 4, chiudo, poi 1, 2, 3 qui, 1, 2, 3 e 4, chiudo in questo modo, catenella e di nuovo l'altro, 1, 2, 3 e 4 e poi chiudo. Allora andiamo a vedere 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, vado qui e come al solito cerco di agganciarmi su 2 asoline, 1, 2, 3, 4, chiudo, catenella di nuovo, 1, 2, 3, 4, chiudo, poi ancora 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui vado a fare l'altro puff, coppia di puff, 1, 2, 3, 4, chiudo in questo modo, catenella, 1, 2, 3, 4, chiudiamo. Contiamo i puff, 1, 2, 3, 4, oddio. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me ne mancano altri 2. 1, 2, 3, 4. Evidentemente io ho saltato
qualche punto, ma cerco di distanziare meno qui. Voi cercate di essere più precisi. Io nel primo che ho realizzato, non dovendo registrare, sono stata decisamente più precisa e niente, mi è venuto meglio. Allora, 1, chiusura, l'altra catenella e 4, 3, 4, chiusura, ultimo puff, 1, 2, 3, lo faccio qui. L'importante è appunto che sia in numero dispari, perché devo avere e siano appunto lo stesso numero su un guanto sull'altro, perché abbiamo le mani uguali, perché devo avere poi lo spazio per realizzare il foro del dito, l'apertura per il pollice, chiusura, altra catenella e qui 1, 2, aspettate che mi sono cadute, 1, 2, 3, 4, chiudo, vado a chiudere con una maglia bassissima nell'asola di partenza del primo puff, vado a ricontrollare, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, questo è l'inizio del guanto. Adesso cosa devo andare a fare? Devo andare a lavorare ancora 1, 2, 3, 4 giri di puff. Io vi faccio vedere l'inizio fino, in pratica io ho lavorato per coprire questa parte della mano fino ad arrivare all'altezza del pollice. Mi alzo con 3 catenelle all'interno del centro della coppia di puff, vado a lavorare un'altra coppia di puff centrali, un gettato, 2 gettati e 3. Come abbiamo detto all'inizio, io il primo gettato l'ho sostituito con 3 catenelle, chiudo, aggiungo una catenella e faccio l'altro puff. La codina che vedete è quella iniziale, che poi taglieremo una volta finito. 2, 3 e 4 e chiudo. Vado dall'altra parte, procedo così con queste coppie di punti puff fino ad arrivare a 5 giri totali. Ok, chiudo, catenella e di nuovo 1, 2, 3 e 4 e chiudo in questo modo. Ok, allora ci vediamo a raggiungimento appunto dell'apertura per il pollice. A dopo. Una volta giunti al termine dei miei 5 giri mi trovo in questa situazione. Cosa devo fare adesso? Concluso appunto il quinto giro, giro la lavorazione, scusate il giro di parole di nuovo, e vado a fare un giro al contrario. Questo cosa faccio? Chiuso il quinto, ritorno indietro, entro nello spazio tra i due punti puff e vado a costruirmi l'altra coppia di punti puff qui. Perché io devo andarmi a creare lo spazio per poi il pollice della mano. Come faccio? Innanzitutto ve lo faccio vedere nel guanto terminato. Qui si crea un foro, perché appunto tornando indietro io lascio libero alla fine del giro, vado a lavorare 8 coppie di punti puff, il nono resta libero e nel giro successivo, che si rifarà nel verso giusto, vado a chiudere sopra e quindi si creerà questo forellino.
però facciamo tutto insieme. Qui ho creato il mio primo punto puff, aggiungo la catenella, altri 4 gettati all'interno dello spazio e vado a crearmi l'altro puff e chiudo. Poi di nuovo l'altro, 1, 2, 3 e 4 e chiudo, catenella di separazione, di nuovo il punto puff, 1, 2, 3 e poi 4. Chiudo così, procedo finché non arriverò qui. Io non ho messo il marcapunti perché mi devo ricordare semplicemente di lasciare l'ultimo libero. Se avete bisogno mettete un marcapunti, un punto puff con un filato acrilico lavorato del 3,5 è sufficiente per lasciare lo spazio al pollice, ok? Ci vediamo alla fine del giro. Una volta terminato questo giro, come detto, lasciamo libero il punto puff 1, quello finale, rigiriamo il lavoro in questo modo, ritorno nello spazio del punto puff e vado questa volta a lavorarmi il giro dal dritto del lavoro, quindi faccio di nuovo le mie 3 catenelle per alzarmi, altri 3 gettati per il primo punto puff, 3, lo rifacciamo da capo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, chiudo, chiudo con una catenella, ne aggiungo un'altra, l'altro punto puff e faccio come prima 8 motivi. Questo è il primo, vado nel secondo fino ad arrivare appunto a questo qui che è stato quello iniziale lavorato sul giro al rovescio. Quindi ci vediamo alla fine di questo giro. Terminato questo giro, adesso devo agganciarmi a questo qui nella diciamo chiusura del primo puff per poter appunto creare la foratura. Ecco qua, mi sono agganciata con una maglia bassissima qui in mezzo. Se io piego il mio guanto si vede perfettamente l'apertura. Adesso rientro qui e riprendo la lavorazione. La lavorazione, come vedete, si conclude con in altezza realizzando uno e poi due giri di punti puff bordati da una maglia bassa. Quindi avviamo il primo motivo e poi bisogna appunto lavorare in circolo 2 giri per realizzare appunto il mio guanto, un gancetto, 2, terzo gettato, chiudo. Ricordiamoci che appunto all'inizio avrò solo 3 gettati, invece poi 4, 3 perché abbiamo la catenella che ci fa da primo punto puff e così facciamo 2 giri, ok? Ci vediamo alla fine. Terminato questo giro, adesso ho chiuso con una maglia bassissima, vado a portarmi il tutto con delle maglie basse. Nel centro della coppia di puff faccio 2 maglie basse, poi nel punto di giuntura del puff 1, tra un motivo e l'altro una maglia bassa, poi nel punto puff un'altra maglia bassa, 2 al centro, 1 e 2, quindi 1 sulla chiusura del punto puff e poi 1 qui tra un motivo e l'altro e proseguo così per tutto il giro. Terminato
il giro di maglie basse, io chiudo con una maglia bassissima e il mio mezzo guanto è più che terminato. Non dovrò far altro poi che tagliare i fili ed è pronto per essere indossato. Spero che la mia idea vi sia piaciuta, se così mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi tutorial. A chi farebbe piacere, stavo guardando proprio questo, si potrebbero dare dei punti tra un dito e l'altro per rendere ancora più stabile il mio guanto e quindi fermarlo tra le dita. Quindi vi do appuntamento per la prossima idea creativa e buona creatività a tutti. Al prossimo tutorial.